Buongiorno tribù! Siamo sempre ai giardini di Naxos e dopo 11 giorni che siamo rimasti qua a aspettare le medicine della Cina, che sembra, finché io non le ho in mano, non ci credo, sembrano No. arrivare. Quindi oggi lasciamo ufficialmente La Sicilia. Dopo 3 mesi e mezzo di Sicilia che ce ne sono capitate di Di tutti tutti i colori. Avremmo dovuto lasciarla prima la Sicilia, molto prima. Però Cina, colpa tua. Sì, Tutta è colpa tua, tua. amori. E andiamo direzione Calabria. Vabbè. Poi da Messina non è che puoi andare a Calabria. A Andiamo a darci Calabria, un po' la però Calabria. cosa facciamo prima di lasciare la Sicilia? Ce l'andremo a mangiare una granitina, no? Con la brioscina, eh? Quasi quasi. Non possiamo lasciare la Sicilia senza Gustare una No. l'ultima prelibatezza della Sicilia. Abbiamo conosciuto una coppia di No. tedeschi fantastici, abbiamo passato con loro 10 giorni. Viaggiatori da Tutta la vita, ci hanno dato un sacco di consigli, ci siamo confrontati e vi ringraziamo dal profondo del cuore. È giunto il momento di andare a fare colazione perché a me inizia a sudare il baffetto ed è ora di granita. Quando suda il baffetto è perché è ora di granita. Andiamo, va. La proviamo. Prova, Tan, vai. Però prendi la brioche. Pucciala. Scusate siciliani, scusate. Mamma mia, che casino che hai fatto. Ci lode. La Sicilia è la Sicilia. Sì. Buona colazione. Buona colazione. E adesso sì, dopo una fantastica granita, una brioche, siamo Siamo pronti pronti ad andare direzione Messina Messina, a prendere le pastiglie della Cina. e a prendere il traghetto. Però prima facciamo il gas, va? Sì, Facciamo il gas GPL. perché il GPL qua non lo conosciamo, però sappiamo che ce lo fa. Quindi lasciamo l'isola pieni di acqua, Ok. tutti i servizi fatti, così non ci pensiamo per un po'. A Messina ci siamo arrivati. Alla farmacia Pure. è quella là che vedete là. Siamo entrati, ma le medicine non sono pronte adesso. Io partono i 5 minuti. È 11 giorni che aspettiamo queste medicine. 11 giorni perché bisognava farle. E ieri abbiamo chiamato per metterli fretta perché abbiamo detto va bene tutto, però dopo 11 giorni forse, e ci hanno detto venite domani mattina, le sta facendo, che sono pronte. Siamo arrivati alla mattina a mezzogiorno, cioè gli abbiamo anche lasciato tempo, a mezzogiorno siamo arrivati, le medicine non sono pronti e la farmacista mi ha detto no, ma io ti avevo detto alla mattina, gli ho detto no, bella, al pomeriggio, No. gli ho detto no, bella, tu bella non gliel'ho detto, però l'ho pensato. Ho detto, mi hai detto la mattina, noi dobbiamo prendere un traghetto e quindi ho bisogno delle medicine. Quindi dobbiamo aspettare un'ora e forse saranno pronte. Però chiaramente Messina è un casino e adesso ci andiamo a cercare un parcheggio all'ombra, un bar e vediamo, aspetteremo. Cosa dobbiamo fare? Niente? Abbiamo scelta. No. Quasi facciamo un incidente, qua è routine, è routine. A Sicilia è routine. Devi avere 1000 occhi. Devi avere 400 occhi. Le medicine le abbiamo prese, il farmacista, il dottore che ce le ha fatte di gentilezza non c'aveva niente, ma un discorso a parte, oramai è così, il mondo sta peggiorando ogni volta di più, quindi Ma vai, poi hai dato solo un'opinione. sì, ho dato un'opinione che per me le medicine erano care e sono stata un po' aggredita. Che Però fossero un po' più care era normale, sì, perché te la devono fare, siamo sì. tutti d'accordo.
Però essere trattata così è un altro discorso. Ah, vabbè, allora se è caro me le tengo non te le do. È così. Le medicine ce le abbiamo e adesso direzione Porto. Andiamo a prendere il traghetto. Adesso siamo arrivato il caldo pieno, siamo in pieno caldo. È arrivato il vero caldo siciliano. Sì. Però la gente ancora fa in giro con la felpa invernale. Sì, no? E i Con pantaloni 30 lunghi. E i pantaloni lunghi con 34 gradi. Bah, bah. Boh. Io sarò freddolosa, amore, però c'è gente che è molto più freddolosa Sì. di me. Il traghetto siamo riusciti a prenderlo, è stato un po' complicato. Un po' così in fretta e furia. Sì, perché la Cina se ne va, perché Siamo arrivati, ci hanno visto come un furgone che non si sono accorti che avevamo le finestre e quindi pensavano che era un veicolo commerciale, ci hanno mandato dove ci sono i camion e i veicoli commerciali. Arriviamo lì, no, io non ti posso fare il biglietto, torna indietro. Era appena partito il traghetto, ne stava arrivando un altro, mi fanno, ma come camper devi farlo online, quindi fai online in fretta e furia. Poi noi no, avevamo fatto il biglietto prima perché non sappiamo, stavamo aspettando le medicine, se poi succedeva sì. qualcosa non volevamo fare in anticipo. No, non sono riuscita a scannerizzare il biglietto, quindi ci hanno detto Sì, entrate. c'è il riflesso del telefono, va, Ah, dentro, dentro, Noi avevamo abbiamo fretta. fretta. Siamo stati 3 mesi e mezzo in Sicilia. È stato un piacere, è stata un'isola che ci è piaciuta tantissimo, Sì. ci ha dato tantissimo, e la gente è stata proprio di cuore. Ci ha messo la prova. Ci ha messo la dura prova, sì, abbiamo perso in ordine un router, una batteria, una pompa dell'acqua, quasi siamo andati a fuoco. Fuoco, La Cina è peggiorata, abbiamo distrutto una telecamera, è vero, abbiamo distrutto una qualche telecamera, telecamera, viaggi di qua, ci siamo attraversati l'isola più volte per la Cina che è peggiorata, È analisi di peggiorata. qua, analisi di là, sterilizzata. Adesso la Cina sta veramente bene. Noi lo notiamo che in Sì, questi è anni è cambiata, cambiata. sì. Dovevamo rimanere molto meno in Sicilia, però per tutto quello che è successo, chiaramente, giustamente ci siamo fermati di più. Come dico io, non tutto viene per noi. No, perché abbiamo conosciuto della gente che ci ha fatto da mangiare la pasta, i cannoli, gli arancini, la granita. No, Ci ci mancherà. mancherà il cibo. Toccati il naso, che porta fortuna. Prima destinazione è Calabria perché partiamo lì, ma non è la nostra destinazione finale. Abbiamo un'altra meta che ancora non vi diciamo. Lascia stare. Non facciamo piani, cioè i piani ce li abbiamo, però non diciamo No, niente perché che poi ultimamente continuano a cambiare, abbiamo dovuto cambiare i piani 3 o 4 volte e quindi ci passiamo quest'oretta qua sulla barca e arriviamo e poi inizieremo a spezionare la Calabria se ci passiamo qualche tappa la qualche faremo tappa la faremo, però non è la tappa. definitiva. No, 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 no. Abbiamo in mente altre cose, piani. piani. Tre, due, uno, benvenuti in Calabria! Sono tornati sulla penisola, sulla terraferma. Sulla terraferma dopo 3 mesi e mezzo. Adesso dove andiamo? Dove ci porta il cuore, il cuore! Tranquillo che in Calabria si mangia bene quanto in Sicilia, quello sì. perché la cucina, tutte le cucine di tutta Italia sono particolari. Sì, tutte buone. Ma ci andiamo a trovare uno spot per far fare il bagno ai cani, che fa veramente caldo. Dove? Non lo Non sappiamo. lo sappiamo perché qua la situazione lo anticipiamo. Sembra È complicatissima.
con un camper è complicato, fare libero è complicato, ma noi ce la faremo! Mannaggia, mannaggia. Che spettacolo di spiaggia abbiamo trovato. Beh, appena arrivati, i cani avevano caldo, non sapevamo proprio dove andare. Niente, abbiamo visto questa spiaggia, adesso li facciamo bagnare e poi vediamo bene sul da farsi. E qui è complicata la cosa. Abbiamo lasciato la spiaggia e adesso ci andiamo a trovare il posto per la notte, che sembra una zona molto facile. Notate il mio sarcasmo. Molto facile, che c'è pim pum pam. Già abbiamo visto un sacco di cartelli con proibito stazionare in camper. qua sono usciti come i funghi. Come i funghi, ma neanche di giorno puoi rimanerci. Io sono d'accordo di notte, però di giorno se io voglio andare in spiaggia dove vado? Se voglio visitare il paese, Un mattacqua cosiddetto? no, devi andare in quelli privati. Andiamo a vedere se siamo fortunelli on the road, anche perché siamo un po' stanchini oggi, che tra tutte le cose siamo rimasti più tempo in furgone che fuori dal furgone Abbiamo il oggi. sedere quadrato. Beh, direi che come posticino niente male. Ci poteva andare molto, ma Brava, molto Paola. peggio. Brava! È stato un gioco di fortuna, ne ho guardati tipo 30. No, E vabbè, tra allora, 30 uno doveva uscire. vista la situazione, scelto proprio bene. Sì, e la sabbia è la sabbia quella che gli piace a Pierin. Sì, quella ghiaiosetta Quella che non ti si gaiosetta, appiccica. però colore bello, molto bello. Adesso la spazzatura, ragazzi, c'è. Ormai Ormai. non ce ne liberiamo. No, Calabria, Sicilia e Calabria con la spazzatura più o meno. Siamo lì, non è che cambia. Però almeno un po' wild. Sì, un po' isolato, non ci sono case, c'è la pineta Ci dietro. poteva andare molto peggio Eh. e ci stavamo in un parcheggio asfaltato. Sì, 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 sì. Meglio questo Quindi, che gli asfaltati, va. niente male, abbiamo visto anche degli sposini, dei novelli Sì, sposini. gli abbiamo gridato auguri, però non è che ha fatto una faccia tanto No, contenta, eh? no. Boh. Magari era ancora agitata. Non lo so. Io non so cosa c'ho i capelli, però oggi vanno dappertutto dove vogliono loro, non riesco a domarli. Oh, la suocera ti Oh. dice: taglia i capelli, Tagliali! tagliali corti. Ma vedi, mi escono dappertutto qua. C'è perché c'è sempre vento. Il vento ce lo portiamo con noi. Fa parte di noi. Di noi. Ora di cena, volevamo farlo fuori con la vista a mare, ma noi li mangiamo sempre a Orari non cristiani. non cristiani, orari spagnoli. Sì, è buio già. È già buio. Sì. Sì. Non è tardissimo, sono le 9:20. Vabbè, però poi quello che perdi la sera poi lo guadagni la mattina. Cena veloce, super veloce, ma siamo stanchi e domani dobbiamo alzarci super presto. Una piadina io con coppa e stracchino. Io con tacchino e stracchino. Tacchino e stracchino, hai fatto anche la rima. Andiamo a letto presto, mangiamo filmetto e a letto. Così mañana no. Domani sveglia presto, super presto. Ci vediamo domani, un A bacio. domani, ciao. Buongiorno, Buongiorno tribù. Presto Sì, sono le 7:15. Però è iniziata la stagione dove o ti alzi presto O fa troppo o caldo. no, se no chiaramente non fai niente, soprattutto con i cani.
Notte tranquilla, sono arrivati stamattina presto i pescatori. Stanotte sono arrivati dei ragazzi però super tranquilli, sono venuti qua a chiacchierare e mi sono svegliata e non capivo bene dove ero. Io me ne sono anche accorto. Direzione, andiamo a vedere se riusciamo perché questa zona è complicata. Capo Vaticano, non vi assicuriamo niente Andiamo. perché questa zona è super complicata per parcheggiare. Ci bannano ai camper. Sì, è vero che noi Boh. possiamo confonderci con un furgone perché ieri ci hanno confuso con un furgone, però se lo guardate bene. Vabbè, però non è grande come cioè non è che occupiamo come un camper, quindi. mm, Il parcheggio che noi pensavamo di lasciare il furgone era là in fondo, ma invece l'abbiamo lasciato qua in zona bianca, perché l'altro parcheggio che è al fondo no, alla fine di questa strada era a pagamento, zona blu, ogni ora 2 euro. E in teoria bisogna scendere da questa strada, sempre se la Cina non mi tira, non mi butta per terra e Pierre neanche. Sì, no? E in fondo alla fine di questa strada non ce la posso fare, sono le 8 del mattino, c'ho poco caffè in corpo. Il parcheggio è quello che vi dicevamo che i camper dal 15 maggio alla fine di settembre, credo, non possono parcheggiare. Quindi ci facciamo un pezzo a piedi, che le gambe sono Gratti, gratti. poi è stretta, ma io lasciavo lì che è bianco, Sì. abbiamo anche avuto fortuna. Sì. Cian cian. Eccolo. Vietato camper e roulotte. Dal 15 maggio Al 15 ottobre, vabbè, giustamente qua un camper se parcheggia esce fino a qua. Quindi normale. E le macchine qua possono rimanere un'ora, eh? Sì, un'ora, non di più col disco radio, quindi un po' non ha senso. No. E in alta stagione perché c'è lo stesso cartello, poi fuori stagione può fare quello che vuoi. Perché Vabbè, sotto vabbè, c'è sì, il disco radio è vero. 15, 5, 15, 15-10, 10. poi la vista è spettacolare, Sì, sarebbe bello, eh. sì, una bomba. Una bomba! Andiamo a Stiamo vedere. bene! Andiamo giù alle calette. Ci troviamo sul promontorio di Capo Vaticano. Capo Vaticano ha un'altura di 124 metri sopra il livello del mare ed è famosa per il suo granito grigio bianco che viene studiato in tutto il mondo. La seconda cosa che è famosa qua, che in passato veniva coltivata la cipolla di Tropea, la super famosa cipolla rossa di Tropea. Qua dove siamo adesso è anche chiamato il Giardino degli Dei e un po' si può anche capire perché qua questo promontorio era conosciuto fin dalla Magna Grecia. I greci infatti la chiamavano Taurianium Promontorium. Qua venivano i marinai, si dice che c'era un oracolo dove venivano a pregare e a predire il futuro prima poi di attraversare il pericolosissimo stretto di Messina, dove si pensava ci fossero appunto i mostri di Scilla e Cariti. Poi il nome fu cambiato a Vaticium. Vaticium. Mamma mia, vabbè. Ve lo lasciamo Lo scritto. lasciamo sotto, mamma mia. Che appunto in latino vuol dire sempre oracolo o predizione. E adesso andiamo a vedere se riusciamo a raggiungere questa caletta, che il sentiero c'è. L'ho visto e lo vedo da qua sopra. Bisogna andare a vederlo. Risulta
Risulta che dove volevamo andare noi, che erano 2 calette che avete visto, e le calette sono quelle che avete visto da Capo Vaticano, il sentiero non è pubblico come dicono in internet. È privato. È privato, si son costruiti la casa e si son fatti il La sentiero villetta è privato. accesso privato alla spiaggia. Quindi l'abbiam chiesto a un signore molto gentile del comune, mi fa: "Ci sarebbe un sentiero, ma i cani non scendono, è super pericoloso, quindi nei Evitiamo. guai non ci mettiamo." E ci ha detto: "Però se andate più in avanti c'è un altro sentiero Un che po' più scende." accessibile a un'altra caletta, che deve essere sempre uno spettacolo. Poi almeno gli facciamo fare un bagno, ce lo facciamo anche noi al bagnetto. Sì. Eh? Andiamo a vedere se riusciamo ad arrivarci, perché qua si complica. Comunque sono gettonate queste calette, perché abbiam visto un sacco di gente che le cercava, poi arrivava qua e rimaneva deluso perché scopriva, come noi, che è un sentiero privato. Adesso stiamo provando a scendere da questo sentiero. Vediamo dove ci porta. Ci hanno detto in teoria che qua sotto ci dovrebbe essere una caletta. Andiamo a vedere, va? E anche in Calabria i colori del mare sono bruttini bruttini. Siamo arrivati in una spiaggia di sassi, Cogli. scogli, e siamo scesi da questo sentiero che è abbastanza ripido e sono tutte proprietà private o residence. Sì, sì. Là in fondo siamo in controluce, però là in fondo c'è un lido, Però è del resort, è non del è per resort, tutti. e qua sopra c'è una casa dove ha una scala privata con accesso privato. Questa è la spiaggetta per i poveri, Per i ma poveri. siamo poveri felici. Certamente. Che peccato, dai, deve essere bella la spiaggia lì. Vabbè. Sì, in mezzo alla selva, come piace a Pier, perché dall'altra parte abbiamo visto una caletta selvaggia di sabbia e ci vogliamo arrivare al limite con gli ombrelloni. Ovviamente io cosa faccio? Lo seguo. Sciuppe, ma le chicchette È un, della spiaggia che mi hai tirato fuori? è un lenzuolo, Sì, e siamo al limite, secondo me è privata dell'hotel, Non lo so. perché là in fondo, qua dietro, c'è C'è la il lido. c'è il lido che secondo noi è dell'hotel. Qua sopra c'è un resort. Però qua, se fosse dell'hotel, avrebbero messo anche qua sedie, sdraio, magari Credo di sì. Oh, Io no. faccio finta di niente, sono arrivata da un'altra parte. finché non mi cacciano. Guardate la sabbia, ragazzi. Cioè, la sabbia sembra quella della Sardegna. Di Palau, nella Sì. zona di Palau. Sì, la Cina sei in castigo. Siete in castigo. Punto. È bellissima, guardate quanto è bianca. Sì, proprio con il granito, anche in Palau c'era il granito Sì. rosso, era rossa e questa è bianca perché il granito qua è bianco, sì. La Calabria anche lei ha di quelle chicchette. Spiagge brutte anche lei. Mica da ridere. E questa è l'altra faccia della medaglia, tutte le barche che arrivano, tutti si fanno il bagno. Siamo finiti in una zona turistica che noi pensavamo che era super wild. E lì È le così. spiaggette sì, invece no, ci portano proprio le barche a fare il pallaggia. E adesso la tradizione vuole che in ogni regione che tocchiamo bisogna fare la prima pucciatina. Quindi mi vado a fare la prima pucciatina della Calabria. Vai, vai. È calda! È calda? È più calda della Sicilia.
bel po' più calda. È calda, se io mi metto in 10 secondi ragazzi è calda. Al basso. E adesso ritorniamo verso il furgone e tutto quello che abbiamo fatto in discesa lo rifacciamo in salita e ci ricordiamo sempre che in discesa anche i sassi vanno giù. Poi c'è la salita da rifare. Vedete quello che vi dicevo prima? Lì c'è la casa e qua si sono costruite tutte le scale che vanno direttamente là sotto con un cancello chiuso. Siamo ritornati in furgone, sani e salvi. Sudata di quelle... Quelle potenti, ma potenti. Adesso facciamo ancora un pezzettino e ci andiamo a vedere altre spiaggette. Che sembra che abbiamo trovato una spiaggia. per i cani, anche per dormire. Vediamo un po'. Andiamo a vedere, andiamo a spiccinare. Ci siamo fermati a mangiare in questa spiaggia libera. Dove sei? Sei scomparso. Sono dietro di te. E vicino non ti vedevo, sei Sì, grande. che sono piccola, però così Sei piccola, ciao. Panazzo. Quasi mi strozzo. Ah, Un panazzo, uno con la mortadella, che è mio? sì, e formaggio Ah, spalmabile, ok. e l'altro con la coppa e lo stracchino da Ah, ecco finire. perché non me lo mollavi quello quando ho Mhm. fatto per prenderla. Questo è mio. Ci fermiamo qua a mangiare, facciamo fare un bagno ai cucciolotti Vediamo. e vediamo perché Non so. posto per dormire qua. Ah, qua la gente dice che ci sta, però vediamo. Però ci sono delle case vicino, secondo me non ti lasciano. Vediamo, va. Però lo troveremo, troveremo. Ce la fai. Buon appetito! E dopo 27 parcheggi che abbiamo cercato di trovare, abbiamo trovato questo che sono circa A 9 chilometri a da 9 Tropea. chilometri da Tropea. Abbiamo fatto tanti giri, volevamo stare più vicini, poi ci siamo allontanati, poi mamma Un mia. casino, è iniziata la stagione quella Power e in Italia abbiamo capito che quando inizia la stagione Power Sì, sì. è difficile parcheggiare. Giornata pianotta anche oggi perché Vabbè, ci siamo svegliati presto, poi siamo andati a Capo Vaticano, vabbè, gli intoppi col sentiero che non c'era, abbiamo trovato sta spiaggettina bella. bella è, Sì. bellissima Sì, sì, e sì. quelli dove andavano con tutte le barche Doveva essere bella, però mannaggia la pupazza. non c'aveva la barca, ci manca la barca. Sì, il gommone, no? Il Ce lo portiamo su. gommoncino. Però quella zona ci è piaciuta veramente tanto. Sì, bella bella. Non pensavamo che fosse così turistica perché quando abbiamo visto il sentiero siamo scesi, dopo l'abbiamo capito perché c'erano i resident. Però all'inizio pensavamo che era una spiaggia selvaggia. Niente, ci siamo scelti questo parcheggio perché domani ci vogliamo vedere Tropea. Di domenica, no? Noi scegliamo Sempre, noi arriviamo sempre il weekend, senza farlo apposta ci arriviamo. Sì, Non ci ormai è possiamo un fare classico. niente, è un Ci andiamo classico. presto la mattina e vedrai. Boiaccia. Controllo voi perché questo parcheggio c'ha un po' di burroni, quindi è meglio controllarlo. L'episodio è arrivato fino a qui, se vi è piaciuto vi ricordiamo Di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace, di condividerlo, ci fate veramente un favore e noi ci vediamo alla prossima. un bacio. Ciao!